Buongiorno a tutti e benvenuti alla Relatech Conference Call di presentazione dei dati economico-finanziari al 31 dicembre 2022. Mi presento, sono Rossella Cagliazzo, responsabile della comunicazione in Relatech, e qui con me vi presento gli speaker di oggi. Il primo a partire dalla mia destra abbiamo Silvio Cosoleto. Buongiorno a tutti. Chief Operating Officer di Relatech, a seguire Pasquale Lambardi, amministratore e presidente. E alla mia sinistra invece abbiamo Gianluca Rossi. Grazie, Rossella, buongiorno. CFO. E poi Michele Santoro, l'ultimo arrivato, l'Investor Relator. Sì, grazie Rossella. Mi presento, sono Michele Santoro, Investor Relator di Relatech dal 21 febbraio scorso, ma collaboro col gruppo dalla fine del 2022 in qualità di Business Relationship Manager. Studi Business Studies in Spagna e in Inghilterra. Poi attivo e gestisco delle attività prevalentemente all'estero, in giro per il mondo. Rientro nel 2019 in Italia e riattivo una vecchia attività, una società di servizi, cedendola poi a una società che fa informatica, perché avevo appunto bisogno di innovare digitalmente. Per questa società poi assumo il ruolo di Investor Relator, affiancando l'imprenditore che avvia il percorso di quotazione sull'Exime. Da lì naturalmente ho conosciuto Relatech, che era per tutti un po' un benchmark per il percorso virtuoso che aveva effettuato, soprattutto in quanto a operazioni di M&A mirate o curate, un'alchimia di eccellenza all'interno del proprio gruppo, e questo ovviamente mi ha permesso di guardarla attentamente. Sono entrato nel gruppo, come dicevo, alla fine del 2022 con il ruolo di Business Relationship Manager. Ho avuto l'opportunità di incontrare clienti negli scorsi mesi, riscontrando grande soddisfazione, di presentarne di nuovi, riscontrando grande interesse. Ecco, io sono qui per mantenere relazioni forti e durature con clienti e investitori. Questo è il mio ruolo. Grazie Michele, rinnovo il benvenuto a bordo da parte di tutto il gruppo. Prima di iniziare volevo intanto ricordare al nostro pubblico che come di consueto lasceremo spazio alle vostre domande, quindi dopo la presentazione da parte dei nostri speaker daremo spazio ai vostri quesiti, che potete mandarci attraverso la funzionalità Q&A o domande e risposte di Zoom a partire sin da ora. Prima di iniziare, quindi chiedo gentilmente alla regia di lanciare il nostro video. Grazie.
Ecco, come abbiamo visto dal video, Relatech è un digital enabler, una digital know-how solution company nata nel 2021, per cui oggi ha più di 20 anni di esperienza nelle tecnologie digitali di avanguardia, quali ad esempio il cloud, l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla, la cyber security, il big data. Oggi è alla guida di 10 aziende, ognuna altamente specializzata in tecnologie di frontiera, ma tutte con una mission comune, cioè noi affianchiamo i clienti nel processo di innovazione e trasformazione digitali e questo lo facciamo attraverso soluzioni digitali di avanguardia, appunto, e ricorriamo anche al nostro ecosistema di rapporti, di partnership con università, al nostro hub di ricerca interno e a partner tecnologici e scientifici di primario livello. Ecco, digital technologies to enable your innovation solutions for the sustainable growth, know how to drive the success. Questo è il nostro motto, le tecnologie digitali che abilitano la vostra innovazione, soluzioni per una crescita sostenibile e know-how per guidare il vostro successo, il vostro desk per l'innovazione. Alcuni numeri poi li vedremo nel dettaglio con il nostro CFO del consolidato 2022. Il valore della produzione a 70 milioni, a più del doppio di quello dell'anno scorso. I ricavi internazionali aumentati del 44% a circa 18 milioni quest'anno. Il capitale umano composto da circa 800 persone, aumentate di 300 nuovi talenti che arrivano dall'ultima acquisizione, BTO Research, e più di 1000 clienti, principalmente in questi mercati. Il breakdown lo possiamo vedere in basso a sinistra nella slide. Oggi telco e industria occupano la maggior parte dei nostri clienti, poi pharma e health, un settore storico per Relatech, retail e distribution e finanza e investimenti. In alto a destra sulla slide possiamo vedere che le sedi di Relatech ormai occupano la maggior parte del territorio italiano, con appunto 9 sedi, a cui si aggiungono quest'anno 3 sedi in Europa, Lussemburgo, Vienna, Monaco di Baviera, e 2 nel mondo con New York City e Hong Kong. In basso a destra quello che è nel DNA, come dicevamo, di Relatech, le operazioni di M&A, addirittura 9 dal momento della quotazione del 2019 e 4 quest'anno con EFA Automazione, Fairwinds Digital che oggi si chiama IoT Catalyst, 20 e appunto BTO Research. Passo la parola adesso al nostro presidente Pasquale Lambardi che farà un deep dive sulle slide. Grazie Michele, buongiorno a tutti e bentrovati. Questi straordinari risultati che abbiamo visto rappresentati da Michele, siamo riusciti a ottenerli grazie oggi a un gruppo di 10 società che fanno parte appunto di Relatech SPA. Sottolineando anche che l'anno scorso abbiamo fuso per incorporazione 2 società, Xon e Relatech Consulting. Oggi il gruppo è rappresentato da queste società, ognuno che si presenta sul mercato con una value proposition unica. Infatti grazie a queste società che abbiamo costruito delle soluzioni e dei servizi end-to-end che partono dal polo ricerca e sviluppo costituito, come sappiamo, dall'hub tecnologico di TEA, che al suo interno ha 2 spin-off universitari, ognuno specializzati nelle ultime tecnologie, IoT, cyber security, intelligenza artificiale e blockchain. Poi abbiamo un gruppo di società focalizzate nell'ambito dell'automazione industriale, industrial IoT ed edge computing, che partono appunto dal gruppo Sigla, che tra l'altro collabora anche col polo calabrese per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, e Fotomazione, azienda leader e presente sul mercato da oltre 30 anni per la fornitura di soluzioni e prodotti nell'ambito proprio dell'automazione industriale, e infine IoT Catalyst, società di Roma con un asset proprietario nell'ambito dell'edge computing. Poi abbiamo un gruppo di società invece che appartengono a quell'area che abbiamo definito cyber security, cloud e IT services, proprio perché completano l'offerta nell'ambito dei servizi IT a 360 gradi, ma soprattutto con dei servizi H24, che da quest'anno si è completato grazie all'integrazione di Venticento all'offerta appunto di Mediatek. Infine abbiamo 2 società focalizzate nell'ambito del business service, perché quando Relatech si accompagna alla fornitura di servizi e soluzioni abbiamo bisogno di
di andare ad evolvere i business model dei clienti, quindi di società che parlano il business dei clienti, in particolare dialogo sistemi con un verticale nell'ambito proprio della corporate performance management, quindi con un asset di proprietà, e per ultimo ci accompagna in questo percorso molto importante BTO Research, che ci ha permesso di allargare appunto il gruppo delle persone. Infatti oggi siamo 800 persone grazie anche alle 300 persone di BTO Research, che completa l'offerta proprio con dei servizi di advisory management nella fornitura di soluzioni end-to-end. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo in questo 2022. In particolare siamo riusciti a validare il nostro business model basato sulla piattaforma, accompagnando alcuni clienti nell'ambito della propria trasformazione. Ad esempio abbiamo avuto alcuni clienti che si sono trasformati in un marketplace platform grazie ai servizi che Relatec ha fornito integrando la propria offerta. Inoltre siamo riusciti ad allargare anche i nuovi settori della logistica sulle nuove tecnologie, come ad esempio il cloud. Abbiamo continuato a investire nelle nuove tecnologie, come ad esempio l'intelligenza artificiale, stringendo delle partnership importanti con nuove università come la IULM, avendo istituito un laboratorio che si basa proprio su intelligenza artificiale e permette a studenti, docenti, ma anche potenziali clienti a toccare con mano queste nuove tecnologie. Abbiamo integrato al gruppo un altro spin-off universitario, Big Tech, nell'ambito proprio dell'intelligenza artificiale applicata nell'ambito proprio dell'Internet of Things. Inoltre l'anno scorso è stato un anno importante perché siamo riusciti ad inaugurare un nuovo servizio di cyber security. Proprio infatti siamo riusciti a investire costituendo un vero e proprio SOC fisico che permetterà ai nostri clienti di poter utilizzare un servizio di cyber security H24 proprio in questo periodo, che è molto importante come area strategica. Abbiamo stretto delle partnership strategiche consolidando delle partnership soprattutto nell'ambito dell'industrial IoT, e abbiamo acquisito nuovi clienti in nuovi settori, come ad esempio il settore energetico. Abbiamo continuato a investire nell'ambito della ricerca e sviluppo. Infatti qui possiamo citare alcuni progetti nell'ambito di ricerca e sviluppo, che per noi è molto importante declinare infatti la ricerca e sviluppo e l'open innovation soprattutto su progetti innovativi nell'ambito di business model sostenibili. Infatti tutti questi dati e queste relazioni le possiamo vedere anche nella seconda pubblicazione che Relatec ha fatto l'anno scorso, proprio con il report SG, che diventerà sempre di più un altro asset importante. Si è concluso anche il 2022 con un riconoscimento nell'ambito dell'Award come campioni della crescita, che valida in un certo senso anche la crescita che il gruppo sta facendo, non soltanto in termini di business, ma anche in termini proprio di risultati economico-finanziari. Ma il 2022 è stato un anno importante anche soprattutto in termini di M&A. Infatti abbiamo fatto ben 4 operazioni molto importanti. L'anno infatti è iniziato col closing di F Automazione, che è stata la più grande operazione in termini dimensionali economico-finanziari, e ci permetterà di consolidare l'offerta proprio nell'ambito del settore dell'industrial IoT, fornendo soluzioni end-to-end in un settore secondo noi a forte crescita e che il mercato effettivamente sta rispondendo molto bene a questa richiesta. Inoltre abbiamo integrato all'interno dell'offerta 20-100 che ci permetterà non soltanto di integrare e allargare l'offerta nell'ambito del cloud e della cyber security, ma soprattutto di iniziare un percorso di internazionalizzazione grazie alle sedi di New York e Hong Kong, che ci permetteranno di offrire un servizio H24 reale a tutti i nostri clienti. Abbiamo continuato nella strategia di crescita investendo sull'IoT Technology. Infatti abbiamo acquisito l'azienda IoT Catalyst che ci ha permesso di allargare l'offerta che oggi noi abbiamo chiamato come Refab, un'offerta end-to-end nell'ambito dell'industria, integrando proprio un asset di proprietà di un'azienda romana che ci permetterà tra l'altro di allargare le sedi sul territorio italiano e fare in modo che Roma diventa un punto nevralgico soprattutto per l'accesso a questi bandi che stanno arrivando grazie al PNRR. E infine l'anno si è concluso con un'altra acquisizione importante, non solo in termini economici ma anche in termini dimensionali, perché come abbiamo detto BTO Research ci permetterà di accrescere il numero delle persone arrivando a circa 800 persone. BTO Research che nasce come spin-off universitario della Bocconi, e questo ci permette anche di completare un po' l'offerta non soltanto dal punto di vista tecnologico ma soprattutto dal punto di vista del business model. Infatti grazie a BTO Research oggi riusciamo ad entrare nei clienti riuscendo ad accompagnarli in un processo di digital transformation completa, partendo proprio dalla consulenza strategica fino alla fornitura, ai servizi e all'assistenza finale. Offerta che mercato e posizionamento di Relatec che verrà dettagliata da Silvio Cosoletti, il nostro CFO. CEO, scusate. Grazie mille Pasquale, buongiorno a tutti.
Inizio il mio intervento dando un overview del mercato sul quale Relatec opera, il mercato del digitale che, come possiamo vedere, continua a crescere. È cresciuto lo scorso anno, ma tutti gli indicatori sono estremamente positivi e gli analisti confermano la crescita anche per il prossimo triennio. Crescita che è dovuta grazie anche a quelle tecnologie a cui i colleghi anzi facevano riferimento, le cosiddette tecnologie di frontiera. Mi riferisco al mondo del cloud, al mondo della cyber, tutto il mondo del networking, ecco, dove Relatec ha un'offerta perfettamente posizionata per cogliere tutte le opportunità e il dinamismo che il mercato appunto presenta. Crescita dovuta anche al, diciamo, al boost delle iniziative locali o dei governi centrali che grazie anche a iniziative quali il PNRR stanno portando, diciamo, un grosso boost. Ma vediamo, parlavamo appunto di offerta perfettamente posizionata per cogliere quelle opportunità, per cui vediamo come abbiamo costruito il nostro modello di business che abbiamo nel corso degli anni definito più volte resiliente. Ecco, modello di business che vede un approccio proprio al business end-to-end. Questo lo facciamo tramite dei pilastri che vediamo appunto nella slide. Pilastri che partono dall'innovation che abbiamo più volte insomma menzionato nel corso delle varie call con il mercato, che diventa strategico per la costruzione del nostro offering. Insomma, altro pilastro è sicuramente tutto il supporto alle strategie business, tutte quelle che sono poi le strategie che vedono diciamo, la persona al centro, quindi la centralità della persona, proprio a testimonianza di quanto noi creiamo in un momento peraltro in cui le macchine stanno per avere il sopravvento, quanto creiamo proprio nell'esperienza intorno alla persona. Personalizzazione, quindi delle soluzioni, le cosiddette tailor made, automazione dei processi a tutto tondo, fino ad arrivare, diciamo, a quello che è il mondo della cyber e del cloud. I colleghi parlavano prima del desk, questo rappresenta il nostro desk, con cui mettiamo a disposizione tecnologie, metodologie, competenze e integrazione tra di loro, che rappresenta il vero valore aggiunto, l'end-to-end a cui mi riferivo prima, per pilastri che vivono di vita propria, ecco, che possono vivere di vita propria, che vengono richiesti dal mercato singolarmente, ma che poi concorrono nella sinergia e nella creazione del vero valore, che è l'integrazione tra di essi per creare un'offerta unica. Ma come lo facciamo? Ecco, come creiamo questa sinergia? Questa sinergia vede la propria diciamo, il proprio punto d'arrivo, la propria finalizzazione su quella che è l'asset core di cui abbiamo diverse volte parlato, che è la piattaforma digitale Replatform, che appunto ricordo essere non soltanto tecnologia ma anche metodologia e competenze, che ci permette poi di creare quelle soluzioni innovative, quei servizi innovativi e quei, diciamo, anche quei nuovi modelli di business che ci permettono poi di avere, come dicevo prima, un'offerta unica e distintiva, che peraltro vede, diciamo, nelle soluzioni che portiamo sul mercato tutte quelle che sono le aspettative dei mercati stessi. Mi riferisco a delle soluzioni scusate, che sono cloud based, che sono sicuramente data driven, che sono replicabili, che sono scalabili, che sono sicure, ecco, che sono e che vedono appunto il proprio punto d'arrivo avendo la centralizzazione insomma della persona. Da quest'anno abbiamo anche dotato Replatform di una nuova veste grafica, ma anche sempre su Replatform basiamo quella che è la nostra proprio value proposition che diciamo che vede due grossi pillar con i quali andiamo sul mercato. Sicuramente da una parte vediamo i servizi innovativi che si compongono dei management services, dell'open innovation piuttosto che dei business services, a cui ora insomma faremo riferimento e approfondiremo, e dall'altra parte tutto il mondo invece delle digital solution. Ma per entrare nel merito insomma, cominciamo a vedere qual è il sostenibile open innovation. Da quest'anno, peraltro, come dicevo prima, l'open
Open Innovation, che rimane uno, diciamo, dei pilastri fondamentali su cui basiamo il nostro modello di business, ma che concorre anche alla realizzazione dell'offerta. Da quest'anno abbiamo anche cambiato il nome Sustainability and Open Innovation, proprio a dimostrazione del fatto che la sostenibilità rimane diciamo un elemento cardine del nostro modello di business e dei modelli di business dei nostri clienti, come diceva poc'anzi appunto il nostro presidente. Noi impattiamo molto, sosteniamo molto diciamo i nostri clienti in quello che è un adeguamento del loro modello di business. Open Innovation, che vede sicuramente la collaborazione con quello che abbiamo definito più volte l'ecosistema scientifico, che continua, diciamo, il proprio arricchimento con la collaborazione con nuovi istituti di ricerca, con nuove università o con nuovi cluster, e vede al nostro interno, diciamo, la collaborazione con tutte le società all'interno del gruppo Relatec, anche con le nuove arrivate, ad esempio con gli spin-off nuovi arrivati quali Big Tech, sicuramente Tito Club, ma una collaborazione con il gruppo Sigla, con tutto l'ecosistema Relatec e con OKT. L'obiettivo non è soltanto quello di realizzare una ricerca col fine di anticipare un po' le esigenze o di fare scouting di tecnologia, ma l'obiettivo è quello di portare al business nuovi asset, nuove soluzioni, proprio con un focus preciso su quello con quello che riguarda la sostenibilità del modello di business. Abbiamo più volte parlato nel corso, diciamo, degli anni di business services. Quest'anno, diciamo, la struttura si arricchisce sicuramente con quelle che sono gli arrivati, sostanzialmente l'ultima società acquisita, i colleghi di BTO, che portano una forte innovazione in quella che è la capability nel disegnare strategie di innovazione digitale, in quella che è tutta la fase di change management, insomma un po' di reingegnerizzazione dei processi di business, piuttosto che strategie sui social, sul marketing, su quelli che sono i nuovi trend di mercati. Un po' si faceva poc'anzi riferimento a quella che è un po' il rafforzamento dell'advisoring e della governance dei progetti, ma vede anche una stretta collaborazione su quella che era diciamo l'anima storica consulenziale in Relatec, la vecchia Relatec Consulting, ecco. E sicuramente vede peraltro una forte collaborazione con quella che è l'asset e la collaborazione con Dialog Sistemi, no? Che, come si ricordava poc'anzi, ha un asset proprietario che si rivolge, diciamo, al mondo del controllo della legislazione sugli ambiti processuali, e con l'asset che, ricordo il nome, si chiama E3, e che vede delle verticalizzazioni molto importanti, con delle referenze molto importanti anche sul territorio nazionale, sia per quanto riguarda tutto il retail, compreso il GDO, sia per quanto riguarda invece un focus sull'industria. Quindi una forte sinergia tra queste, diciamo, anime del gruppo Relatec. Passiamo a quelli che sono i managed services, per cui mi riferisco a tutto. Non si può prescindere in una strategia di digitalizzazione se questa non si basa su basi solide, appunto, e sicure, per cui è imprescindibile parlare di soluzioni se non si fa riferimento a tutto quello che è il mondo della cyber, a tutto quello che è il mondo della gestione dei servizi, quindi come questi servizi vengono erogati, vengono portati sul mercato, quindi gestione delle infrastrutture, delle reti, in ambito IT e in ambito OT. Ricordo peraltro a proposito che lo scorso anno abbiamo lanciato sul mercato, abbiamo presentato delle iniziative importantissime per quanto riguarda tutto il mondo della cyber. Lo scorso anno, a marzo dello scorso anno, abbiamo presentato il SOC, il Security Operation Center, che ci permette di gestire e di proteggere asset aziendali a 365 gradi, sostanzialmente 360 gradi, quindi andando ad erogare dei servizi 24/7, H24, con protezione internazionale. Ecco,
ecco. In questo contesto c'è sicuramente una forte sinergia, una forte integrazione su quelle che sono state, insomma, anche le ultime operazioni straordinarie. C'è una collaborazione con quello che è il mondo di Mediatek, sicuramente hanno, insomma, potenziano l'offerta in quest'ambito anche i colleghi di Venticento che sono stati, insomma, sono entrati lo scorso anno a far parte della famiglia Relatec, e anche la componente OT che arriva dall'acquisizione di gruppo Sigla. Abbiamo parlato, quindi abbiamo visto il mondo dei servizi innovativi, vediamo anche il mondo delle soluzioni che portiamo sul mercato, ne abbiamo diverse, abbiamo parlato di customer journey, quindi customer journey innovative. Non si può prescindere dal disegno di una customer journey se non si parla di strategia sulla customer journey, quindi se non si parla di disegno strategico, di posizionamento diciamo sul marketing, se non si parla sui social, se non si parla diciamo della centralità della persona, se non si costruisce questa esperienza intorno alla persona utilizzando quelle che sono le tecnologie che permettono insomma di raggiungere la persona tramite l'omnicanalità, no? Mi riferisco a tecnologie quali il mobile, l'AR, il VR. Oggi si parla tanto anche di serie digitali, quindi per cui non si può prescindere poi dall'analizzare, dalla raccolta e dall'analizzare i dati, per cui dall'abilitare tutti quei touch point che permettono di collezionare dai dati anagrafici, dati transazionali, dati comportamentali che poi vengono analizzati per indirizzare le performance. Ecco, e non per ultimo, insomma, se questi dati poi non vengono protetti. Quindi potete vedere come anche in questo caso queste soluzioni nascono da una sinergia di tutti quei pilastri che abbiamo visto all'inizio e in cui tutto l'ecosistema Relatec, tutte le società che ruotano intorno al mondo Relatec partecipano con i propri asset, con le proprie competenze, con le proprie specializzazioni. End-to-end che vediamo maggiormente, ancora sempre di più, anche in quella che è la soluzione che abbiamo portato sul mercato, che abbiamo definito Refab. Ecco, Refab si poneva come obiettivo quello del monitoraggio e della digitalizzazione dei processi in ambito industriale. In questo caso, anche in questo caso si parla sicuramente di raccolta dati, quindi di connettività all'interno dei processi. Si parlava poc'anzi quando abbiamo visto la struttura societaria di edge computing. Ecco, in questo caso l'acquisizione sicuramente dei colleghi di IoT Catalyst ha aiutato tantissimo con un prodotto proprietario italiano, sviluppato interamente in Italia, sia per quanto riguarda la componente hardware sia per quanto riguarda la componente software, per cui connettività di macchine, raccolta dati da campo e trasferimento di questi dati in quelle che sono quelle piattaforme cloud. Sicuramente è imprescindibile, diciamo, come si diceva prima, la raccolta dati, ma anche l'utilizzo e l'indirizzamento di questi dati per poi poter utilizzare le performance, quindi attraverso l'utilizzo di tecnologie quali big data piuttosto che il machine learning, l'intelligenza artificiale, l'utilizzo di quelli che sono diciamo le tecnologie dell'AR per poter poi insomma impattare su queste macchine anche da remoto. Ovviamente, come si diceva prima, quello che è tutto il mondo della protezione del dato, tutto quello che è il mondo della protezione di queste infrastrutture rimane l'elemento cardine, fino ad arrivare, insomma, sostanzialmente anche a quella che è l'infrastruttura su cui tutte queste tecnologie girano. In questo contesto abbiamo indirizzato tutti quelli che sono gli asset
anche le competenze, abbiamo sfruttato le sinergie, i collegamenti con quelle che sono sostanzialmente le società. Abbiamo citato prima IoT Catalyst, abbiamo ricordato i colleghi di E-Fotomazioni e ricordiamo anche diciamo, l'impatto per quanto riguarda anche l'integrazione tra la parte T e la parte OT, con tutte quelle competenze che vengono messe sul campo a disposizione dai colleghi di gruppo Sigla. Vediamo anche come insomma si parlava, i colleghi che mi hanno preceduto hanno dato un overview e approfondiremo successivamente con quelli che sono stati dati relativi allo scorso anno. Mi riferisco alle revenue che sono state intorno ai 61 milioni. È cresciuta anche tramite sinergia, che non è soltanto sinergia in ambito tecnologico, ma anche sinergia proprio in ambito di customer base, proprio per attivare quelle che sono anche tutte le linee che arrivano dal cross-selling, e sinergia che ci ha portato anche a una crescita diciamo, del driver a cui teniamo particolarmente, che la ricorrenza dei ricavi, la recurrent revenue, che ricordo arrivano dall'utilizzo delle componenti software metodologiche di asset che si basano sulla nostra piattaforma digitale Replatform, per cui c'è una crescita insomma molto importante, siamo molto orgogliosi, c'è una crescita di oltre il 151%, ma sono cambiati sinergia tra l'ecosistema, che ha fatto anche un po' cambiare i settori di mercato sui quali Relatec opera. C'è una crescita molto importante su quello che è il mondo dell'industria, dell'automazione industriale, dell'IoT, insomma con un dato che è sbalorditivo, si cresce di oltre il 900%. Continuano a crescere peraltro anche tutte le direttive che vedono impattare sul mondo del cloud, della cyber security, come dicevamo poc'anzi, che vede una partecipazione a 360 gradi, diciamo cross market, tecnologie di cui tutti hanno bisogno, quindi che crescono al 120%, e sicuramente anche tutto il mondo della customer engagement, del customer journey cresce tanto, con quelle che sono le tecnologie a cui abbiamo citato poc'anzi, per cui mi riferisco al mobile, al metaverso, alla AR, VR, che anch'esse crescono di circa il 90%. Lascio ora la parola al nostro CFO, il dottor Giulio Lucarossi, per poter mostrare con i dati come si riflettono. Grazie Silvio, rinnovo il mio benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo in collegamento. Andiamo quindi ad analizzare quelli che sono stati i principali dati economici e finanziari raggiunti dal gruppo, partendo come di consueto dall'analisi dei risultati dell'ultimo anno. Da questa emerge un valore della produzione consolidato pari a 70 milioni di euro, ricavi consolidati pari a 61 milioni di euro, ricavi ricorrenti con un'incidenza del 35%. Per quanto riguarda le marginalità e quindi le performance, il margine operativo lordo adjusted si attesta in valore assoluto a 13 milioni e 2, la sua incidenza sui ricavi a 22%. Dal punto di vista finanziario, la posizione finanziaria netta, in questo caso è cash negative quest'anno, era a 9 milioni e mezzo. Per quanto riguarda invece la liquidità, questa si è attestata a 22 milioni. Gli investimenti in ricerca e sviluppo quest'anno sono stati pari a 6 milioni e 3 e i ricavi internazionali pari a 18 milioni di euro. Passiamo adesso a vedere invece il confronto sugli ultimi 2 anni, quindi il 2022 sul 2021. I ricavi consolidati, abbiamo visto prima, si sono fermati a 61 milioni, oltre il 100%, quindi più che raddoppiati rispetto ai 28 milioni circa dell'anno precedente. La marginalità adjusted, quindi l'EBITDA, è stata pari a 13 milioni e 2, leggermente sotto il 100% di crescita rispetto all'anno precedente, dove erano stati realizzati 6 milioni e 9. L'EBIT adjusted invece in questo caso ha superato il 100% di crescita, abbiamo chiuso con 8 milioni e 7 pari a 3 milioni e 9 rispetto a 3 milioni e 9 del 2021.
Cosa è successo dal punto di vista finanziario e patrimoniale? La posizione finanziaria netta, abbiamo visto quest'anno è stata chiusa a 9 milioni e mezzo come cash negative, contrariamente a quello che era stato il risultato dell'anno precedente, dove invece era cash positive per 1,7 milioni. Preme ricordare comunque anche come operazioni straordinarie, come entrate e uscite, quest'anno sono state per operazioni M&A uno spending quasi pari a 18 milioni di euro, un piano di buyback concluso per 1,5 milioni e un cash-in legato ai warrant per circa 5 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la posizione di liquidità, questa si è attestata a 22 milioni e 2 al termine dell'anno appena concluso rispetto agli 11 milioni dell'anno precedente. In crescita, ovviamente grazie anche all'aumento del perimetro del gruppo, anche il patrimonio netto cresciuto di 10 milioni, 33 milioni e 100 di quest'anno contro i 23 milioni e 100 dell'anno scorso. Passiamo invece ad analizzare i risultati dell'ultimo triennio in questo caso. Partiamo sempre dai risultati di redditività e di performance. I ricavi sono passati da 18 milioni e 3 del 2020 a 61 milioni di quest'anno. Il CAGR è stato quindi del 49% su questo triennio. Abbiamo anche riportato quello che sono stati i contributi legati in termini di ricavi netti anche all'M&A. Vediamo che comunque, nonostante un notevole contributo, la crescita interna è stata sempre molto importante e a doppia cifra. Per quanto riguarda invece la performance operativa, e quindi in questo caso di nuovo parlando del margine operativo lordo adjusted, nel triennio è cresciuto, ha avuto un CAGR del 36%, nel 2020 il valore assoluto era pari a 5 milioni e 2, abbiamo visto come quest'anno si è attestato a 13 milioni e 2, quindi anche qui una significativa crescita. Anche in questo caso naturalmente il contributo anche in termini di maggiore profittabilità è legato anche ad una parte delle operazioni di M&A. Andiamo a vedere adesso quelli che invece sono i nostri principali filoni di investimento e di spesa che hanno contraddistinto il gruppo negli anni, soprattutto dopo l'IPO, e quindi cosa è successo alle spese in ricerca e sviluppo nell'ultimo triennio. Queste sono passate dai 4 milioni e 3 nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 6 milioni e 4 nell'anno appena concluso. Lo spending e quindi i costi per l'attività di M&A nel 2020 erano pari a 1 milione e 8, nel 2021 pari a 5 milioni e 6. Naturalmente l'ultimo anno, un anno fortemente rappresentativo, lo possiamo considerare come il best performer dal punto di vista delle operazioni di M&A. Sia dal punto di vista numerico sono state concluse 4 operazioni, quindi a livello numerico è il maggior numero realizzato nell'ultimo triennio, ma soprattutto dal punto di vista dimensionale. Non dimentichiamo come nell'ultimo anno sono state acquisite 2 aziende con un peso specifico notevole per quanto riguarda il gruppo, EFA e anche il gruppo BTO, sono aziende che comunque hanno in termini di ricavi, di performance operativa, dei numeri molto molto importanti. Terminiamo infine, per quanto riguarda sempre il nostro ultimo triennio che abbiamo adesso analizzato, su quello che è stato il breakdown a livello di settore. Anche qui naturalmente che cosa è successo? Che le acquisizioni M&A hanno naturalmente inciso moltissimo nella rappresentazione dei dati. Vediamo come settore che ha principalmente cambiato pelle sicuramente quello del telco ed industry, ed era un settore che nel 2020 era il secondo settore più importante a livello di gruppo con un'incidenza del 28%, nel 2022 è arrivata addirittura al 53%. Gli altri 3 settori di riferimento, che sono appunto il Farm and Health, il Retail Distribution, il Finance ed Insurance, nel 2022 sono più o meno equivalenti, perché abbiamo il Finance ed Insurance al 15%, Retail e Distribution al 14% e Farm and Health al 18%. C'è da dire che comunque, come dicevo prima, questa è una crescita legata fortemente anche alla nuova pelle che il gruppo cambia di anno in anno, anche grazie alle acquisizioni, ed è dato anche da una notevole diversificazione del parco clienti, perché abbiamo visto nella fase iniziale come nel 2022 contiamo con un numero di clienti attivi che sono le 1.000 unità.
Bene, io ho terminato il mio intervento, lascio la parola di nuovo al nostro presidente Pasquale Lambardi per ripercorrere alcuni passi sulla strategia del gruppo. Grazie Gianluca. Andiamo a vedere cosa ci poniamo come obiettivo nel 2023 nella strategia che l'abbiamo definita proprio rinascimento digitale, proprio perché vogliamo mettere sempre di più al centro della nostra strategia la persona. Sappiamo che il gruppo Relatec si definisce appunto Your Desk for Innovation perché vuole mettere a supporto dei propri clienti la Digital Innovation, ma secondo noi la differenza il gruppo lo potrà fare mettendo sempre di più al centro la persona, e da questo punto di vista che abbiamo coniato il termine rinascimento digitale, proprio dove si incontra la persona e la tecnologia. Un'azienda come la nostra che nasce in Italia, riteniamo che proprio su questo nel prossimo futuro possiamo fare la differenza, ed è proprio su questo che si basa la strategia del 2023, partendo sempre con la strategia che abbiamo definito appunto 3M Strategy. Definiamo sempre la parte M&A, in questo caso dando maggiore attenzione al consolidamento delle aziende che abbiamo acquisito ora nell'ultimo periodo, perché vogliamo sempre di più consolidare la nostra offerta partendo sempre dall'open innovation, ma mettendo a fattor comune dei nostri clienti sia le competenze, i servizi, ma soprattutto nuove soluzioni in ambito industriale, in ambito di customer engagement, e offrire sempre di più nuovi servizi nell'ambito della cyber security e del cloud. Questo lo continueremo a fare mettendo a fattor comune di tutte le aziende, ma anche di tutte le nostre realtà, appunto la piattaforma digitale Replatform, che vuole essere proprio un acceleratore e un facilitatore, non soltanto per le grandi aziende, ma soprattutto per le PMI italiane che vogliono crescere insieme a noi, partendo dall'Italia ma anche verso l'estero, mettendo a fattor comune anche il nostro modello di Open Innovation, che quest'anno si è anche arricchito di nuove partnership non soltanto tecnologiche ma anche universitarie. Questo lo facciamo grazie anche a tutte le nostre sedi che sono distribuite su tutto il territorio, che rappresentano dei veri e propri hub tecnologiche. E questo ci permetterà sempre di più di ampliare un vero e proprio cross-selling con le nostre realtà. Abbiamo visto che oggi, grazie anche alle acquisizioni, abbiamo più di 1000 clienti che diventeranno sempre di più i nostri nuovi use case sulla nuova offerta che l'azienda oggi può mettere a disposizione. Quindi a livello di potenzialità di crescita anche il 2023, partendo già dalla base che abbiamo, può essere veramente un punto importante nel prossimo futuro. E infine, ovviamente, la strategia del gruppo sarà sempre di più nella valorizzazione dei nostri talenti. Ricordiamo che l'azienda oggi appunto ha 800 persone ed è proprio su questo che vuole porre la maggiore attenzione, facendo crescere non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista personale i nostri talenti. Tant'è vero che abbiamo introdotto all'interno del nostro gruppo un progetto che si chiama Recoach, proprio perché vogliamo far mettere a fattor comune di tutte le nostre persone, di tutto il nostro ecosistema, la metodologia del coaching. Oggi infatti il progetto entra in una nuova fase importante, che è quella della che abbiamo definito la terza fase, perché abbiamo al nostro interno circa 24 persone certificate che diventeranno i coach di tutte le nostre persone. Questo lo stiamo facendo in maniera strutturata, con un progetto fortemente innovativo che riteniamo che possa essere il nostro driver anche per fare in modo che i talenti si sentano quasi in una grande famiglia quando entra a far parte del gruppo Relatec, famiglia che si è allargata anche attraverso la cultura delle altre realtà che oggi fanno parte del gruppo. Obiettivo che per noi sarà sempre di più importante verso la sostenibilità, cioè noi riteniamo che il nostro futuro sia proprio verso quelle aziende che vedono la digital innovation come un driver di crescita nei propri business model, che diventano sempre di più sostenibili in termini di ecosistema, in termini non soltanto dell'ambiente ma anche della governance dell'ambiente. E questo Relatec lo sta facendo mettendo proprio al centro la mappa dei valori che è stata coniata 3 anni fa e vuole essere sempre di più la guida e la direzione per tutte le persone, tutti i partner, anche gli investitori che entrano a far parte di questo ecosistema. Direi di aver concluso la presentazione e lasciare la parola per la conclusione al nostro investor relator. Sì, intanto diamo un veloce sguardo al nostro azionariato composto da circa 43 milioni di azioni, per la maggior parte, circa il 52% in capo a Pasquale Lambardi, il nostro presidente, a Gaxter, che è il veicolo al 100% di Lambardi, il 40% è del mercato, abbiamo il 2,17% delle azioni nella nostra tesoreria, come azioni proprie, è un dato significativo, è questo 5,6%, che sono le azioni di Relatec di possesso del management. Questo è un dato importante anche perché
le azioni del management soggette al lock-up sono solo l'1,4%. Qui vediamo che crediamo tutti molto in questa azienda. E i principali eventi finanziari del nostro calendario, ve ne daremo altri non appena decideremo a quali parteciperemo, ma in data 27 aprile ci sarà l'assemblea dei soci in cui approveremo il bilancio il 31 dicembre 2022. Il 10 maggio si riunirà il CDA per diffondere i dati relativi al primo trimestre del 2023 che si è concluso il 31 marzo e il 7 giugno di nuovo il CDA ci darà notizia sul backlog al 31 maggio 2023. Con questo ripasso la parola a Rossella per concludere la presentazione. Grazie a tutti per questa esaustiva presentazione. Ho comunque ricevuto diverse domande da parte del pubblico, per cui direi che apriamo ufficialmente la sessione dedicata proprio a voi che siete collegati oggi. E parto proprio dall'ultimo speaker, da Michele Santoro, l'Investor Relator. Ci chiedono, quando parlate di ricavi internazionali, da dove derivano? Avete dato una forte spinta sicuramente all'internazionalizzazione anche attraverso le ultime acquisizioni che abbiamo raccontato, e lavorate dall'Italia, dalle sedi estere o entrambe? Beh, certamente lavoriamo da entrambe. I clienti internazionali, ci sono dei clienti storici per Relatec internazionali, ci avete sentito raccontarlo, ma l'internazionalizzazione è appunto nel processo di crescita di questa azienda, processo che è stato notevolmente accelerato dalle acquisizioni in corso quest'anno, che ci hanno permesso, come abbiamo detto prima, di aprire 3 sedi in Europa e 2 nel mondo, per cui oggi eroghiamo servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sì, certamente andremo a prenderci nuovi clienti internazionali e spero di collaborare in questo anche nei prossimi mesi. Grazie Michele. Passiamo invece al tutor Luca Rossi. È una domanda, diciamo, multipla, te la leggo poi in caso. Ok, ci chiedono: siete soddisfatti dell'EBITDA margin? Il valore della PFN fa riferimento solo alla PFN gestionale o considera anche gli adjustment delle acquisizioni? Bene, grazie Rossella. Parto dalla prima. Sicuramente siamo più che soddisfatti dell'EBITDA margin. Abbiamo visto prima che rispetto ai ricavi ha un'incidenza del 22%, quindi comunque di tutto rispetto. Non dimentichiamo neanche le difficoltà che a livello economico ci sono state nell'ultimo anno, le note vicende geopolitiche purtroppo hanno caratterizzato il mondo, quindi comunque un 22% è un risultato più che ottimo, che ci soddisfa. Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il calcolo della posizione finanziaria netta assolutamente tiene conto delle passività potenziali legate alle acquisizioni e quindi a quelle opzioni che danno la possibilità a Relatec di acquisire le rimanenti quote delle società per le quali deteniamo già la maggioranza, per arrivare anche a detenere il successivo 100% delle azioni. Perfetto, grazie Rossi. E allora un'altra domanda al nostro presidente Pasquale Lambardi. Ci chiedono: nel 2023 pensate di poter replicare una crescita organica a doppia cifra come nello scorso anno? Continuerete a fare scouting per ulteriori acquisizioni, o il 2023 vi aspettate possa rappresentare maggiormente proprio l'anno del consolidamento, come avevi anticipato in una delle ultime slide? Sì, sicuramente il 2023 per noi sarà un anno importante per consolidare le aziende che oggi fanno parte del gruppo, anche perché, come abbiamo visto, l'ultimo anno è stato un anno intensivo, non solo in termini di numero di aziende che abbiamo acquisito, ma anche a livello dimensionale di aziende che ci permetteranno di accrescere non soltanto i dati economico-finanziari, ma anche il numero di persone che oggi fanno parte del gruppo, ma soprattutto l'offerta che noi possiamo offrire al gruppo. Quindi sicuramente il 2023 ci aspettiamo una crescita comunque importante dal punto di vista organico, perché
pensiamo di poter mettere a fattor comune sia le nuove competenze delle nuove realtà, ma anche i nuovi servizi che possiamo offrire alla nostra base clienti, che è ancora di più numerosa, diversificata, e questo ci permetterà di poter sperimentare anche le nuove tecnologie. Sicuramente la parte invece di M&A fa parte comunque sempre del DNA Relatec. Non è una priorità, diciamo, di quest'anno, però comunque possiamo valutare diverse opportunità che si possono inserire sul mercato, un mercato che stiamo vedendo molto dinamico, anche soprattutto dal punto di vista finanziario, quindi ci potrebbero essere delle opportunità, fermo restando che comunque il consolidamento è la nostra priorità di quest'anno. Benissimo, ottimo Lombardi. Adesso invece ho un paio di domande per Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer, e ovviamente domande sul mercato, sulla nostra offerta. Abbiamo parlato appunto, l'ultima acquisizione è stata proprio quella di BTO Research a novembre 2022 e ci chiedono, forse è la società, diciamo, un po' più lontana rispetto a quella che è la nostra offerta, che si basa, come raccontato, su Replatform, per cui come BTO si aggancia all'offerta Relatec e del gruppo, e quindi quando abbiamo deciso quindi di portarla a bordo, la strategia che abbiamo visto in questa società. Grazie Rossella, ma in realtà abbiamo parlato durante il corso del mio intervento di servizi di business. Abbiamo detto, insomma, se ne parla da diverso tempo, noi come Relatec ne parliamo da diverso tempo. Abbiamo visto come in realtà oggi con l'ingresso di BTO abbiamo insomma, sicuramente anche da un punto di vista di capacity arricchito quell'offerta, per cui era già un'offerta presente, è stata arricchita con portando innovazione su quelle che sono il disegno di strategie, abbiamo visto posizionamento marketing, sicuramente abbiamo arricchito il servizio di advisoring e il servizio di governance su progetti di digitalizzazione, per cui in realtà quando abbiamo pensato a BTO, abbiamo pensato a BTO come l'abilitatore a tutti quei mercati, a tutto quel disegno di soluzioni digitali a cui noi ci rivolgiamo, ecco. Perfettamente in linea con quella che era la nostra strategia, che vedeva poi coinvolgere tutti gli asset, le metodologie appunto sulle platform. Ottimo, e continuo con te Cosoleto, perché ci chiedono quindi per il 2023 quali sono i settori di mercato sui quali punteremo maggiormente, e poi abbiamo parlato di ricavi ricorrenti importanti, quanti derivano, se c'è una spaccatura tra piattaforma e soluzioni. Ok, inizio dalla prima, per cui sia in termini di mercati sia in termini di tecnologia abbiamo visto prima, mercati sicuramente molto ricettivi, dove stiamo insomma accentrando gli sforzi, mercato dell'industria, mercato delle infrastrutture critiche, retail in generale, mi riferisco dal GDO a tutto quello che è il mondo della customer engagement, per cui offerta perfettamente posizionata per aggredire questi due mercati trasversali tra loro, poi con l'anello di congiunzione la cyber security, la cyber e tutti i servizi che ne derivano, per cui infrastrutturale e quadrato, per cui i mercati sono quelli a cui facevamo poc'anzi riferimento e dove già siamo perfettamente posizionati. Per quanto riguarda invece il tema dei recurrent, anche in questo caso la strategia vede una value proposition che nasce dall'arricchimento e dal coinvolgimento di tutto l'ecosistema Relatec e vede la propria finalizzazione, il proprio punto d'arrivo sulla piattaforma, per cui i ricavi che derivano totalmente e sono totalmente incentrati su quello che è l'utilizzo diciamo dei servizi, delle soluzioni, delle progettualità, delle attività di advisory che sono basate sulla piattaforma, per cui totalmente centrati sulla piattaforma. Grazie Cosoleto. E un'altra domanda per il nostro Stefano. Ci chiedono, nei vostri bilanci a volte si parla di crescita endogena, ma di che cosa si tratta? La crescita endogena fa riferimento alla crescita, diciamo, che in quel periodo il gruppo realizza al netto del contributo delle acquisizioni che sono avvenute nel periodo stesso. È un po' una rappresentazione di quello che abbiamo anche visto in una slide che abbiamo commentato prima.
Grazie. Michele Santoro, in passato Relatec ha già fatto dei piani di buyback, ci chiedono, prevedete l'avvio di un nuovo piano? Ma sì, l'ultimo piano si è concluso a fine dicembre, lo proporremo all'Assemblea degli azionisti, per cui la risposta è assolutamente positiva. Lo facciamo innanzitutto perché crediamo che sia un'ottima opportunità di investimento e poi, così come abbiamo fatto in passato, potremo attingere alle azioni proprie per nuove operazioni di finanza straordinaria o per incentivare, premiare i nostri amministratori, i nostri dipendenti, i nostri management. Quindi sì, la risposta è assolutamente positiva. Grazie Michele. Una domanda invece farei al Presidente Lambardi. Abbiamo parlato nel corso della presentazione di quanto sia importante il nostro ecosistema scientifico, quindi le collaborazioni con università e centri di ricerca. Ci chiedono quali sono queste università a livello internazionale con le quali collaboriamo, se si possono fare insomma, dei nomi e raccontare un esempio di... Grazie. Sì, bella domanda, perché fa parte proprio del DNA di Relatec che sin dall'inizio della nostra storia è stato quello un po' di fare in modo che le collaborazioni con le università facessero parte proprio dell'offerta e dell'ecosistema Relatec. Oggi infatti all'interno proprio del gruppo Relatec abbiamo di fatto degli spin-off universitari, quindi abbiamo dei professori universitari che sono soci del gruppo e condividono anche la mission aziendale. Queste collaborazioni si arricchiscono di anno in anno e sono anche frutto di acquisizioni che abbiamo fatto durante l'anno. Infatti anche grazie, anche se storicamente il gruppo ha collaborato con il Polo Universitario Calabrese, negli anni si è allargato andando a collaborare con l'Università di Verona, con il Polo Universitario di Genova grazie all'acquisizione del gruppo Sigla, collaboriamo con l'Università di Napoli, con l'Università di Milano, con il quale comunque stiamo collaborando anche con i vari osservatori. Quindi noi abbiamo un ecosistema scientifico abbastanza allargato. In ultimo abbiamo anche allargato la tipologia anche di università, perché Relatec nasce come un'azienda fortemente orientata alle tecnologie e poi si sta spostando sempre di più verso un'azienda che coniuga le tecnologie intorno al business e quindi abbiamo bisogno anche di università magari più orientate al business. Infatti ad esempio BTO Research, che nasce proprio come spin-off universitario della Bocconi, ci permetterà di allargare questo ecosistema scientifico da questo punto di vista. E l'ultima partnership che abbiamo fatto, giusto per citare anche un esempio concreto di partnership, è proprio quella che è nata con la IULM di Milano, che è orientata proprio sul marketing, che ci permetterà di coniugare le tecnologie verso l'area del marketing. Infatti con loro si è costruito insieme un laboratorio di intelligenza artificiale. Noi siamo stati uno dei partner tecnologici che ha aiutato queste università a creare concretamente un laboratorio che diventerà poi un punto di raccolta per le nuove tecnologie, sia per gli studenti ma anche per i docenti stessi a supporto dell'Academy, ma anche per potenziali clienti che vogliono sperimentare e toccare con mano queste tecnologie. Noi riteniamo che l'arricchimento di questo ecosistema sia sempre di più un nostro driver di crescita, sia per noi ma anche per il nostro ecosistema. Aggiungo tra l'altro che nel nostro modello di business abbiamo integrato proprio la sostenibilità a supporto dell'open innovation, perché riteniamo che fare innovazione non sia soltanto tecnologica ma anche proprio di business model che però devono rispettare i famosi KPI della sostenibilità, che poi sono gli obiettivi dell'agenda 2030 degli SDG. Benissimo, torno invece su Silvio Cosoleto e faccio due domande. Allora, ci chiedono il numero elevato di acquisizioni, sia quelle svolte nel corso del 2022 che comunque anche quelle degli anni precedenti, possono generare delle difficoltà in termini di cross-selling, quindi di integrazione dell'offerta. E poi ci chiedono ora che appunto anche grazie alle ultime acquisizioni abbiamo delle sedi estere, quali possono essere i benefici in termini di crescita di business? Ok, parto dalla prima. Abbiamo attivato sin da subito, diciamo, una sinergia sulla value proposition. Per noi value proposition significa il megafono con cui andiamo sul mercato, quindi un'offerta che abbiamo più volte detto essere il valore distintivo di Relatec, un'offerta che nasce proprio da tutte quelle verticalità
insomma, che ogni azienda porta in supporto all'ecosistema Relatec, ma poi si intrecciano tra di loro, per cui c'è una profonda verticalità, ma un'orizzontalità nel creare un'offerta unica e sinergica, per cui tutte le operazioni straordinarie hanno arricchito questa offerta, hanno portato dei benefici in termini di offering, in termini di competenze, in termini di asset. Non per ultimo hanno, insomma, hanno portato delle sinergie in termini, come si diceva prima, proprio di customer base, per cui oggi abbiamo una customer base molto importante, ricordiamo oltre 1000 clienti attivi, per cui generano delle grosse opportunità in termini di cross-selling, vista, diciamo, anche l'opportunità di parlare a dei mercati, come si diceva prima, con l'end-to-end, il potersi proporre a questi mercati con delle soluzioni che siano end-to-end, quindi sicuramente delle grosse opportunità in termini di cross-selling. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che era sulle opportunità, diciamo, sull'estero, no? Relatec ha sempre diciamo, avuto proprio nel proprio DNA quella di una vocazione nel gestire dei progetti internazionali. Ricordo che il 50% del nostro fatturato sia, è vero, non avevamo degli insediamenti produttivi esteri, per cui veniva erogato dall'Italia verso clienti esteri, quindi una forte vocazione nel poter interfacciarsi e gestire dei progetti internazionali. Oggi la presenza anche di sedi estere, come si diceva prima, aiuta anche a portare queste soluzioni che sono già testate e erogate su molti clienti sul territorio nazionale, anche sulle country dove andiamo ad operare. Perfetto, grazie Cosoleto. Torniamo su Gianluca Rossi, ci chiedono la liquidità di cassa ad oggi risulta di circa 22 milioni di euro, con una maggiorazione di 11 milioni rispetto all'anno scorso. A cosa è dovuto questo incremento, oltre all'incasso dalla conversione dei warrant? Sì, oltre all'incasso della conversione del warrant, che comunque, come ho anche detto prima, è un evento di carattere straordinario, quindi al netto di questo, questa crescita, di questo evento straordinario, la crescita è prettamente riconducibile alla liquidità generata a livello di flussi di circolante, quindi da tutte le aziende che sono state acquisite, che alla fine del 31/12/2022 fanno parte del gruppo Relatec. Grazie. Un'altra domanda per il nostro investor relator. Ci chiedono, secondo la sua esperienza, la capitalizzazione attuale di Relatec rispecchia il reale valore dell'azienda? Allora, per policy diciamo che non ci pronunciamo su questo argomento. Quello che posso fare è limitarmi ad osservare che la capitalizzazione di borsa è praticamente pari a quella dell'anno scorso. Abbiamo visto i risultati, nonostante il raddoppio del fatturato, il raddoppio dell'EBITDA, e poi naturalmente guardiamo anche noi le ricerche degli analisti indipendenti che vi invitiamo a guardare per farvi un'idea, però ecco, noi non ci pronunciamo. Certamente il mio ruolo è quello di comunicare l'equity story di Relatec, che lo farò sempre di più, e di trovare nuovi investitori che ci sosterranno nel breve, medio e lungo periodo. Per cui sì, questo è quello che possiamo dire. Ottimo. Allora, sono le 12:31, ci dobbiamo ancora l'ultimo minuto per chiudere con l'ultima domanda al nostro Presidente. Ci scusiamo se non, purtroppo per mancanza di tempo non le abbiamo lette tutte, ma vi ricordiamo, come sempre, siamo disponibili. Nella presentazione è riportata anche la mail investor@relatec.com, quindi saremo comunque pronti e disponibili a rispondere alle vostre domande. Un'ultima domanda la lascerei proprio sul capitale umano. Il capitale umano che, come abbiamo visto dai numeri, è cresciuto molto anche attraverso le ultime acquisizioni. Siamo arrivati a un gruppo di circa 800 risorse, di 800 talenti, e quindi ci chiedono quali piani si mettono in atto proprio per la retention di questo capitale umano, che è molto importante per Relatec. Grazie Rossella. Sì, concludere questa presentazione sul capitale umano è molto importante, perché di fatto oggi il gruppo Relatec
a circa 800 persone che rappresentano il vero asset e il vero investimento che l'azienda vuole fare sul futuro. Sappiamo che attrarre i talenti diventa sempre di più una sfida per un'azienda come la nostra, ma noi riteniamo di avere tutte le carte in regola per poter fare in modo che Relatec diventa la famiglia, diciamo, di questi talenti, e quando entrano a far parte del nostro ecosistema riescono a trovare anche un proprio equilibrio sia personale che professionale. Noi su questo, come ho spiegato prima, stiamo investendo molto su un progetto che abbiamo chiamato Recoach, che vuole partire proprio dalla mappa dei valori e fare in modo che questa sia la vera e propria guida per riuscire ad attrarre i talenti del futuro, non soltanto facendoli crescere dal punto di vista tecnologico e professionale, perché oggi avendo questi tanti clienti che abbiamo, università, sedi, abbiamo veramente una grande varietà di opportunità per i giovani che si approcciano al nostro ecosistema, ma soprattutto sui valori che vogliamo fare la differenza e su quale il gruppo sta investendo, e riteniamo che questa sia una strategia di medio-lungo periodo che possa dare grandi soddisfazioni nel prossimo futuro. Grazie Lambardi, ma un ringraziamento speciale va proprio ai nostri speaker. Vi ricordo anche che la presentazione illustrata oggi verrà caricata nel corso della giornata anche sul sito internet di Relatec, nella sezione Investor Relation, proprio per chi volesse, diciamo, rivederla e riguardarla. Ringrazio la regia che ci ha supportato nella diretta, ma soprattutto ringrazio voi che siete stati oggi collegati, che ci avete appunto ascoltato e seguito. Direi buone vacanze, buona Pasqua e buona giornata a tutti, buon lavoro, grazie.